La Basilicata, terra di spazi verdi e paesini abbarbicati, custodisce una storia millenaria. È qui, nel cuore del Sud Italia, che un imperatore leggendario lasciò tracce indelebili del suo passaggio. Federico II di Svevia, noto in tutto il mondo come Stupor Mundi. Federico, nato nel 1194 e incoronato imperatore del Sacro Romano Impero nel 1220, amò profondamente la Basilicata e in particolare la zona del Vulture. Il suo legame con questa regione fu viscerale, facendone un crocevia politico e culturale, oltre che un centro di sperimentazione giuridica e amministrativa. Oggi ripercorriamo le sue orme, alla scoperta dei due castelli lucani, il castello di Melfi e il castello di Lagopesole. Concluderemo il nostro viaggio in Puglia, in quello che è ancora oggi il simbolo per eccellenza di Federico II, Castel del Monte. La nostra prima tappa è Melfi, l'antica città normanna, strategicamente posizionata in Basilicata tra la Puglia e la Campania. Il castello di Melfi è sicuramente il più noto di tutta la Basilicata ed è anche il simbolo imponente della città di Melfi. Le origini del castello di Melfi risalgono al periodo normanno, ma fu con l'arrivo degli Svevi che il maniero assunse un'importanza fondamentale. Federico II lo scelse come sua residenza prediletta e vi apportò restauri e potenziamenti al sistema difensivo delle torri. Melfi fu teatro di eventi storici di portata europea. È qui che nel 1231 Federico II promulgò le celebri Costituzioni di Melfi, Liber Augustalis, il codice legislativo rivoluzionario del Regno di Sicilia, considerato l'atto di nascita della burocrazia moderna. Il castello di Melfi oggi si presenta con una forma architettonica multistilistica, risultato di numerose fasi costruttive, sebbene abbia conservato il suo aspetto prettamente medievale. La sua struttura è caratterizzata da 10 torri, di cui 7 rettangolari e 3 pentagonali. Oggi il maniero ospita il Museo Archeologico Nazionale del Melfese, che raccoglie l'importante documentazione archeologica dell'area del Vulture. Nella torre dell'orologio si può ammirare lo splendido sarcofago di Rapolla, un raffinato sarcofago romano rinvenuto nel 1856. A circa 25 minuti di auto, salendo fino in cima a una collina e attraversando la foresta, appare maestoso e possente il castello di Lagopesole, dominando l'intera valle di Vitalba, a 820 metri sul livello del mare.
I suoi 700 abitanti sono non a caso chiamati castellani. Questo è forse considerato il castello federiciano più bello della Basilicata. Federico II lo volle ampliare, infatti il progetto iniziò nel 1242, per farne una residenza di caccia e un luogo dedicato all'arte della falconeria, una delle sue grandi passioni. Egli definiva la caccia come l'altra faccia della guerra. Il castello di Lago Pesole si presenta come un massiccio blocco rettangolare, articolato su 2 piani e caratterizzato da 2 cortili, uno maggiore e uno minore. L'edificio è tipicamente compatto, con sole 3 feritoie che si aprono sulle pareti, a sud, ad est e ad ovest. Una particolarità distintiva è la presenza di una grande cappella inclusa nel castello, che rappresenta l'unico esempio di luogo di culto di tali dimensioni tra le architetture attribuite direttamente a Federico II. L'artista vuole fare, l'artista. E tu continui con un banana. Oggi Lago Pesole offre un'esperienza immersiva e interattiva, grazie al Museo dell'Emigrazione Lucana, realizzato con scenografie d'effetto ed alta tecnologia, e racconta diversi spaccati di vita dal punto di vista di chi, per ragioni differenti, partiva alla volta degli Stati Uniti d'America. Lasciamo la Basilicata e ci dirigiamo verso le Murge Pugliesi, dove su un'altura di 540 metri sul livello del mare si erge il solitario Castel del Monte, il simbolo probabilmente più iconico e misterioso di Federico II. Costruito intorno al 1240, Castel del Monte non è una fortezza militare né una residenza di caccia tradizionale. È un enigma architettonico, un manifesto di pietra del genio e della cultura cosmopolita dell'imperatore. La sua pianta è ottagonale, con 8 torri disposte su ciascun vertice. Il numero 8 ricorre ossessivamente, 8 sale al piano terra, 8 al piano superiore, e questa geometria perfetta non è casuale, perché l'8 rappresenta l'infinito, l'unione tra il cerchio, e quindi il cielo, e il quadrato, la terra, un simbolo che Federico II, grande conoscitore di matematica, astronomia e filosofia, scelse con una precisa intenzione. Castel del Monte non fu mai abitato stabilmente. Non ha fossati, ponti levatoi o strutture difensive significative. È piuttosto una corona di pietra, un'opera d'arte architettonica concepita per stupire e celebrare il potere imperiale attraverso la conoscenza e l'armonia delle forme. Dal 1996 Castel del Monte è patrimonio UNESCO, divenendo così il simbolo indiscusso del genio di Federico II. I castelli di Melfi, Lago Pesole e Castel del Monte non sono solo semplici monumenti, ma custodi materiali della complessa figura di Federico II. Dal centro del potere politico e legislativo a Melfi, al luogo di riposo e caccia a Lago Pesole fino all'enigmatico Tempio del Sapere a Castel del Monte, il Sud Italia celebra ancora oggi l'eredità dello Stupor Mundi, offrendo un viaggio indimenticabile attraverso la storia, il mistero e la bellezza del Medioevo mediterraneo.